かわいいクッキングへようこそ。 Buongiorno a tutti! Oggi vi presento una mia video ricetta per il narazuke e il nukazuke, che sono due tipi di tsukemono, ovvero sottaceti giapponesi. Il narazuke è un prodotto ottenuto lasciando maturare a lungo frutti come il melone giapponese uri dopo averli immersi più volte nel sake-kasu, che è il residuo della fermentazione del sake, oppure nel mirin-kasu, che è il residuo di mirin. Il nukazuke invece è verdura in salamoia con la crusca di riso. Entrambi sono alimenti tradizionali giapponesi conservati. Oggi preparo il narazuke veloce. Gli ingredienti sono questi: taglio via estremità del melone uri e lo divido a metà. E lo sbuccio. Poi elimino dei semi interni con un cucchiaino. Lo taglio a pezzi adeguati. In un sacchetto di plastica con una chiusura a cerniera metto l'uri e il sale. Poi lo massaggio bene. Lascio riposare in frigorifero per una notte. Il giorno dopo scolo l'uri. Nel sacchetto verso il mirin-kasu e lo faccio ammorbidire fuori dal sacchetto. Una volta sciolto aggiungo l'uri salato, poi lo faccio marinare in frigorifero per qualche giorno. Trascorso il tempo, tolgo l'uri dal sacchetto e elimino la pasta di mirin con la carta da cucina. Lo affetto a fettine sottili. Preparo il nukazuke. Gli ingredienti sono questi: sbuccio il sedano e lo taglio a pezzi adeguati. Taglio l'avocado a metà, elimino il seme e lo sbuccio. Taglio via estremità del cetriolo e lo divido a metà. Taglio via estremità della melanzana e la divido a metà. Sbuccio la carota e taglio via estremità. Immerso tutte le verdure nella pasta fermentata di crusca di riso, cercando di coprire bene con la pasta. Questa pasta viene conservata in vaso o in contenitore e può durare molti anni, anzi ancora di più preziosa se viene tramandata di generazione in generazione. Può essere lasciata a temperatura ambiente oppure conservata in frigorifero. Le verdure possono essere già mangiate dal giorno successivo, ma molto dipende dal gusto personale. Chi ama un sapore più acidulo può lasciare anche per qualche settimana, avendo però con cura di rimescolare la pasta ogni pochi giorni per evitare la formazione di muffe sulla superficie. Trascorso il tempo desiderato, tolgo le verdure dalla pasta e la sciacquo. Le asciugo con carta da cucina, le affetto a fettine sottili. Trasferisco tutte le verdure in un piatto da portata. Questi tsukemono sono ricchi di nutrienti e pieni di umami. È un autentico slow food giapponese, buono, pulito e giusto. Provateci, buon appetito!
Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale